Ciao a tutti e benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Tutto quello che dovete sapere è nel nostro video. Prima di continuare, iscrivetevi e condividete per non perdere gli aggiornamenti. Grazie di cuore. Da qualche settimana, attorno a Gökberk Demirci e Özge Yaz l'aria non è più la stessa. Quella che molti consideravano una delle coppie più solide e amate dello schermo sembra aver tirato il freno 2 settimane fa, scegliendo una pausa che nessuno avrebbe immaginato all'inizio dell'estate. Fonti vicine alla coppia parlano di giornate infinite sui set, di turni che cambiano all'ultimo e di una stanchezza accumulata che ha incrinato il modo in cui i due comunicavano tra loro. Si mormora che la stanchezza non sia stata solo fisica, ma anche emotiva, e che anche un semplice messaggio rispondesse a fatica al ritmo delle riprese. Negli ultimi giorni, gli indizi sono sembrati più rumorosi delle parole. Özge Yaz si è fatta vedere spesso da sola dopo le registrazioni, scegliendo di apparire in pubblico in maniera discreta, senza clamori e senza quel calore collettivo che i fan associano al loro rapporto. Anche i suoi post sui social, più sobri, più misurati, hanno alimentato la sensazione di una distanza. L'attenzione è salita soprattutto quando, nell'ultima decina di giorni, Özge ha preferito evitare qualsiasi riferimento alla vita privata, come se avesse deciso di ritagliarsi uno spazio solo per sé. In tutto questo, un dettaglio ha trattenuto il respiro dei fan: nessuno dei due ha tolto il follow all'altro. Nessuna foto cancellata, nessun gesto plateale. E così, tra le ipotesi, se ne è fatta strada una molto gettonata, non una rottura definitiva, ma un momento di riflessione. Dall'altra parte, si racconta che anche Gökberk Demirci si sia chiuso in un guscio. Il suo calendario sarebbe fitto al punto da concedergli poco tempo persino per gli amici più stretti. Chi gli è vicino parla di un uomo consapevole della delicata fase della relazione, ma deciso a non trasformarla in uno spettacolo pubblico. Un amico comune lo avrebbe detto in modo chiaro: sono due persone emotive, sensibili, legate da un filo che non si spezza con un malinteso. Hanno bisogno di parlarsi, ma adesso si stanno regalando silenzio e distanza, come se il respiro di ognuno potesse riportare equilibrio. Rimane l'interrogativo più grande: perché una storia che a inizio estate sembrava così solida ha imboccato una strada così incerta? C'è chi punta il dito contro i ritmi lavorativi impossibili, chi invece sussurra di piccole incompatibilità emotive emerse nel tempo, di esigenze diverse nella quotidianità, di due personalità forti che hanno iniziato a chiedere spazi differenti. Tuttavia, con entrambi chiusi in un prudente silenzio, le domande rimbalzano senza trovare conferme. E intanto i rumor scorrono, si rincorrono, si moltiplicano. Gli amici più vicini a Özge assicurano che lei sta attraversando questo passaggio con calma. Sembra concentrata su di sé, tra allenamenti, letture e brevi apparizioni in cui il suo sorriso lascia intravedere più riservatezza che fragilità. Eppure alcune uscite pubbliche, dove è arrivata da sola e se n'è andata senza compagni di scena, hanno spinto qualcuno a dire che la sua vita da single sia ormai iniziata. Sui social i commenti si dividono. C'è chi giura che i due si ritroveranno perché tra loro c'è un legame che non si spegne, e c'è chi ritiene che questa pausa sia la scelta più salutare. Una tregua per guardarsi dentro e capire se i desideri corrono ancora nella stessa direzione. Fino a quando non arriverà una dichiarazione ufficiale, la domanda continuerà a vibrare in ogni titolo e in ogni forum: è la fine o soltanto una pausa? I tabloid non parlano d'altro, perché la relazione tra Gökberk Demirci e Özge Yaz è stata la colonna sonora di molti sogni televisivi, e il sospetto che si siano fermati proprio ora rende tutto più fragile, più vero, più umano. Negli ultimi giorni, i retroscena si sono moltiplicati. C'è chi ha raccontato di 2 settimane di silenzio quasi concordato, come se avessero staccato i telefoni e spento il rumore del mondo. Özge, dicono, voleva un tempo per riordinare le idee. Gökberk, allo stesso modo, aveva bisogno di recuperare energie. Le agende piene, gli orari di set che saltano, perfino l'organizzazione degli spostamenti sarebbero diventati fonti di stress. E in quel terreno in cui lo spazio personale diventa un bisogno, sarebbero affiorate tensioni antiche, mai affrontate per davvero, che ora bussano alla porta chiedendo ascolto. Di recente, i fan hanno notato che Özge si presenta agli eventi senza compagni, si ferma a salutare, ringrazia, sorride, ma evita di rispondere alle domande più intime. Il suo tono online si è fatto pacato, quasi meditativo.
Alcuni commentatori leggono questa serenità come la prova di una maturità che la sta guidando in una separazione gestita con compostezza. Altri preferiscono pensare che sia la calma di chi sta proteggendo qualcosa di prezioso, nella speranza di rimetterlo a posto senza farlo schiantare. E il fatto che non ci siano state foto insieme, né storie condivise, pesa come un'assenza che parla. Anche Goldberg è rimasto in un silenzio simile. Da settimane appare concentrato sul lavoro, scambiando pochi commenti, evitando i riflettori sulla sfera privata. Tra chi lo frequenta, circola l'idea che lui stia valutando ogni passo, determinato a non prendere decisioni affrettate. Ci sarebbero questioni rimaste in sospeso, parole non dette, piani da ripensare. La frase che rimbalza tra gli amici è sempre la stessa. Stanno mettendo tutto su una bilancia, perché non vogliono ferirsi. E nel mezzo, un tempo che sembra lungo, ma forse serve proprio a capire. Perché sono arrivati fin qui? Nessuno lo spiega veramente. Da mesi lavorano senza sosta, e la distanza che nasce quando i giorni non si incastrano più potrebbe averli spinti a chiedersi quanto sia possibile tenere insieme tutto. Alcuni analisti di gossip fanno notare che la loro ascesa professionale, così rapida, così luminosa, li ha proiettati in una corsa difficile da governare. Altri parlano di caratteri forti, di esigenze creative diverse, di notti in cui ciascuno voleva semplicemente dormire senza parlare, e mattine in cui lo sguardo cercava silenzio. Ma finché non parlano loro, sono solo ipotesi. Intanto, il pubblico osserva. Sono giorni in cui ogni gesto diventa indizio. Un like trattenuto, un commento mancato, una foto in cui lo sguardo sfugge. Eppure, per quanto si cerchino rotture ufficiali, i segni raccontano anche altro. Quel follow ancora lì, quella cura nell'evitare mosse teatrali, quell'assenza di parole dure. Non c'è la fine che si annuncia con un urlo, c'è il dubbio di chi è attento a non rompere i pezzi più fragili. Si torna sempre a Osge, alla sua eleganza discreta in questo passaggio. Lei appare concentrata sul lavoro e sulle piccole cose, come se la normalità fosse la vera risposta al rumore. E dal lato di Goldberg si respira la stessa esigenza di protezione. Un amico comune, che li frequenta da anni, lo ha riassunto così: si amano, ma adesso non vogliono farsi del male, si stanno lasciando spazio per capire come tornare a parlarsi davvero. È un equilibrio complicato, una corda tesa che può riportare i due dallo stesso lato o sciogliersi lentamente. Nelle ultime ore, i fan hanno ripercorso i momenti più teneri di questa storia. Video di backstage, sorrisi rubati, sguardi che parevano dirsi tutto senza bisogno di parole. È difficile accettare che un legame così possa sciogliersi nel giro di pochi giorni. Per qualcuno è impensabile, per altri è semplicemente la vita, che chiede pause anche alle favole. Ma il fatto che nessuno dei due abbia fatto dichiarazioni definitive mantiene accesa la speranza e, allo stesso tempo, la prudenza. Chi conosce il loro modo di essere garantisce che non ci sarà una sceneggiata. Se dovessero decidere di allontanarsi, lo faranno con rispetto, proteggendo il bene costruito. Se, al contrario, dovessero ritrovarsi, lo faranno lontano dai riflettori, uno scambio di parole in una stanza silenziosa, con la certezza che solo loro sanno cosa ha valore. È questa la cifra del loro rapporto: discrezione, cura, niente gesti eclatanti. E allora gli interrogativi restano. Quanto incide davvero un'agenda che non perdona? Quanto pesa il non avere un giorno libero in cui perdersi a parlare? Quanto si può domandare a due cuori di reggere quando tutto chiede velocità? Sono domande che non hanno un'unica risposta. Forse la verità sta nella somma di molte piccole cose. Il lavoro che chiama, la casa che aspetta, un messaggio letto di corsa, una cena rimandata, uno sguardo stanco a fine turno. Piccoli granelli che, con il tempo, diventano una diga. Adesso, gli occhi sono puntati su di loro. Si aspettano segnali, anche minuscoli. Un'uscita insieme, una foto, una didascalia appena più lunga. Qualcuno immagina un ritorno improvviso, un'apparizione mano nella mano. Altri si preparano a un annuncio misurato, parole scelte con attenzione per dire che la storia cambia forma. Fino ad allora, resta questa sospensione, che è dolorosa ma sincera. Noi continuiamo a seguire ogni dettaglio. Se arriverà una conferma o una smentita, la racconteremo con il rispetto che meritano due persone che hanno condiviso tanto con il pubblico, senza mai tradire se stesse. Perché, al di là dei titoli, resta la loro umanità, che è quello che ci tocca di più. Così si chiude questo capitolo del nostro racconto di oggi.
Se questo video vi è piaciuto, ricordatevi di iscrivervi a Stelle Turche Rivelate e di condividere il contenuto con chi segue da sempre Gökberk Demirci e Özge Yats. Le prossime ore potrebbero portare chiarezze, oppure solo un altro pezzo di silenzio. In ogni caso, resteremo qui, pronti ad ascoltare. A presto!